La domanda vera è esistito veramente Gesù? Gesù personaggio storico, non solo Gesù, diciamo così, il Dio dei cristiani? Perché tanti si pongono questa domanda, non solo tanti atei, ma anche dei fedeli, dei credenti, dei cristiani che vorrebbero quantomeno rispondere a chi gli dice che credono in un Dio immaginario, che Gesù sia realmente esistito. Andiamo a vedere se ci sono prove che ci dimostrino che un Gesù storico è veramente esistito. Assicurare subito, abbiamo le prove storiche che il Gesù, diciamo così, persona, il Gesù fisico è esistito veramente. Già in antichità avevamo degli storici che poi hanno scritto e hanno parlato di Gesù. Tra questi possiamo parlare di Plinio il Giovane, Tacito, Svetonio, Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio, fra le altre cose, è molto importante come storico in quanto è un giudeo, un ebreo, che poi prese il nome appunto dai Flavi, la famiglia che lo liberò e lo adottò in una qualche maniera e lo portò poi a Roma. Ma dirò di più, abbiamo le testimonianze di imperatori, addirittura di imperatori, certo, di imperatori. Abbiamo ben la testimonianza di Vespasiano, che era generale poi diventato imperatore, di Tito, suo figlio, diventato imperatore, nonché di Nerone, che ci parlano dei cristiani e ci parlano di Gesù. Quindi parliamo dal 60-70 d.C. in su. Plinio il Giovane addirittura scrive una lettera all'imperatore Traiano, parlando di questi cristiani che non volevano assoggettarsi, diciamo così, a causa di questo Gesù, non volevano assoggettarsi alle credenze pagane, quindi ai vari riti pagani, eccetera, ma anzi resistevano anche con la forza. Sicuramente comunque uno dei testi storici più importanti che dimostrano la vera esistenza di Gesù, di un Gesù storico, erano le antichità giudaiche scritte da Giuseppe Flavio. Perché è così importante? Innanzitutto Flavio Giuseppe, che così non si chiamava essendo ebreo in origine, era un membro del Sinedrio, proprio quel Sinedrio che ha mandato a morte Gesù. Era un membro del Sinedrio e combatté fortemente i Romani. Li combatté nella prima guerra giudaica, addirittura tra il 67 e il 74 d.C. In effetti Giuseppe Flavio in origine si chiamava Joseph ben Mattia, cioè Giuseppe figlio di Mattia, tradotto in italiano. Questo era il suo vero nome ebraico. Durante la prima guerra giudaica romana, cioè degli ebrei contro i romani appunto, Giuseppe Flavio, Joseph ben Mattia, fu catturato e iniziò poi a collaborare proprio con Flavio, che divenne poi imperatore. Collaborando con Tito Flavio Vespasiano, diciamo così, si guadagnò anche la sua stima e il suo rispetto. Quindi fu portato a Roma, cioè a seguito della corte di Tito Flavio Vespasiano, che quindi divenne imperatore, arrivò a Roma e lì appunto prese il nome di Giuseppe Flavio. Nel 93 d.C., quindi a Roma, scrisse il libro storico Antichità giudaiche, dove raccontò un po' tutti i fatti, gli avvenimenti a cui lui fu diretto testimone o testimone per interposta persona, diciamo così, quindi dalle genti, gli anziani che gli raccontavano, cioè, e mette un po' tutta una storia degli ebrei. Tra questi parla di Gesù. E dice testualmente: ci fu verso questo tempo Gesù, un uomo saggio, seppure bisogna chiamarlo uomo. Era infatti autore di opere straordinarie, maestro di uomini che accolgono con piacere la verità, e attirò a sé molti giudei e anche molti greci. Questi era il Cristo. E quando Pilato, per denunzia degli uomini notabili fra noi, lo punì di croce, non cessarono coloro che da principio lo avevano amato. Egli infatti apparve loro al terzo giorno, nuovamente vivo, avendo già annunziato i divini profeti, queste e migliaia d'altre meraviglie riguardo a lui. Ancora oggi non è venuto a meno la tribù di quelli che da costui sono chiamati cristiani. Così parla all'epoca un testimone oculare o uno dei testimoni oculari. Ovviamente Giuseppe Flavio, poi andando avanti, racconta che lui non ha assistito alla resurrezione. Parla
dei testimoni, quindi discepoli, apostoli di allora, che raccontano di aver rivisto Gesù. Quindi, diciamo così, come storico lui racconta quello a cui è assistito e quello di cui parlano le testimonianze dell'epoca, senza però né dare un giudizio né dire che lui l'ha visto. Lui non ha visto la resurrezione, ma questo non ci toglie niente. Noi in questo momento stiamo cercando di valutare le prove di un Gesù fisico, reale, di un uomo di nome Gesù che è vissuto all'epoca appunto di Gesù e che ha fatto questi atti, queste azioni mirabolanti, miracolose. Non tutti gli storici, diciamo così, apprezzarono o come dire, danno per veritiero quanto scritto nel Testimonium Flaviano. In quanto, per esempio, inizialmente si pensava che Ponzio Pilato non fosse esistito, perché negli archivi dell'esercito romano, negli archivi prefettizi, non risultava, ma non risultano molti altri personaggi storici poi verificati, in quanto ovviamente una parte della documentazione è andata dispersa. Se non che sono stati trovati alcuni reperti, di cui uno ultimamente nel 2019 è stato trovato un sigillo prefettizio appunto col nome di Ponzio Pilato. Ma prima di questo, nel 1974, se ben ricordo, fu trovata un sovraporta, una maestà della porta con appunto prefetto Ponzio Pilato. Quindi, siccome anche gli storici dibattevano sul fatto che Ponzio Pilato fosse stato un prefetto oppure solo un mandatario, un governatore, un generale, un ufficiale, non si capiva bene, già lì fu chiarito che fu un prefetto, quindi sicuramente una persona importante, e fu chiarito che era esistito. Gli stessi imperatori come Vespasiano nulla hanno lasciato scritto, nulla hanno lasciato intendere né loro, nella corte, nei vari scribi di allora, nei vari storici di allora, che la fede cristiana fosse fondata su un personaggio immaginario. E già questo, conoscendo diciamo la storia dei Romani, significa che la fede era basata su un uomo e su un fatto reale. E quindi gli storici sono concordi su questo. Ma se questo non bastasse, che lo stesso Tacito, oltre a considerare i cristiani in modo negativo, appunto perché resistenti anche lui a questi riti pagani, eccetera, eccetera, parla di Ponzio Pilato e della morte in croce di Gesù Cristo. Quindi riporta un fatto storico allora avvenuto. E lo riporta perché dice che nonostante che questo Gesù sia stato ucciso, questi cristiani, come degli invasati, credono che questo Gesù sia il figlio di Dio e che quindi continuano nella loro professione di fede e nella loro missione di cercare di portare altri fedeli, altri adepti, quindi creando le sommosse anche popolari che vanno poi, come ben sappiamo, con le persecuzioni bagnate nel sangue dei cristiani. Lo storico Ed Paris Sanders, fra le altre cose, uno degli studiosi moderni più, che ha avuto più a cuore appunto la storia di Gesù, dice che abbiamo così tante prove alla fine, sia storiche, documentali, eccetera, su Gesù, che ne abbiamo di più su Gesù che su Giovanni Battista. Quando su Giovanni Battista nessuno storico ha mai messo in dubbio l'esistenza, in quanto ci sono proprio dei verbali e delle testimonianze concrete della sua esistenza in vita. Vettonio poi nei suoi scritti ci parla di una sommossa di piazza avuta a Roma nel 50 d.C. praticamente, e dà la colpa appunto a questi cristiani che citavano questo Christos, questo Cristo, Cresto e Cristo, entrambe le parole, una vuol dire buono, eccellente, e l'altra vuol dire l'unto dal Signore, no? Quindi parlano di questo Cristo e quindi sono cristiani, e questi cristiani hanno prodotto queste sommosse, quindi lui parla e dà la colpa a questo Cristo che ha sobillato con i suoi modi di fare, col suo pensiero, questi cristiani. Tacito negli Annales, quindi negli Annali, scrive della religione e di questo Cristo che appunto attraverso il suo modo di fare, il suo modo di pensare, aveva creato
allora aveva iniziato a creare questo movimento che portava a parecchi problemi, tanto da essere, e qui aveva creato un po' in inganno appunto gli storici che pensavano che non fosse una cosa ma fosse l'altro, tanto che fu posto a morte sotto Tito dal procuratore Ponzio Pilato. Procuratore perché era prefetto procuratore, ecco perché allora i nomi creavano un po' di confusione e all'inizio non si credeva bene se questo Ponzio Pilato fosse esistito, finché non sono state poi ritrovate in tempi più recenti delle prove concrete. Ovviamente quello di cui vi sto parlando adesso sono esclusivamente testi non cristiani, appunto perché dovrebbero tendere a essere più obiettivi dei testi cristiani, perché poi noi abbiamo fior di lettere, di scritti, di testimonianze portati fin dai primi cristiani, quindi fin dall'anno zero, diciamo così, e documenti scoperti anche più recenti, tra cui quelli di Qumran. Per cui voglio dire, scritti e testimonianze ne abbiamo a bizzeffe. In questo momento io però vi sto parlando di quelle più improbabili, di quelle più comprovanti, in quanto scritte esattamente da gente che non credeva in Cristo, che non seguiva la religione, ma da storici, da scienziati, da personaggi pubblici di allora, che sentirono, vederono questo Gesù. Quindi queste sono le prove serie e concrete dell'esistenza in vita di Gesù. Ora, poi, è stata scoperta una delle prove più sicure, un documento legale dei tempi di Gesù, in cui si parla di Gesù. Stiamo parlando di un documento piuttosto riservato, in quanto molto caro agli ebrei, che è il Talmud babilonese. Una testimonianza, diciamo, molto critica coi cristiani, contro i cristiani addirittura, in quanto parla appunto di fatti accaduti allora e di tutto quello che successe successivamente fino all'anno 70, in cui fu distrutto il secondo tempio di Gerusalemme e quindi poi iniziò la diaspora degli ebrei. Qui si tratta di persone di alto rango ebraico che discussero e parlarono e posero delle regole, quindi poi riportate nel Talmud babilonese. La discussione era tra sapienti e maestri, Hakamim e Rabbi, che appunto discutevano sulla Torah e sui tempi che stavano intercorrendo in quel momento. Un passo contenuto in questo Talmud babilonese, nel Sanedrin si accenna appunto di Gesù. Il Sanedrin, che poi tradotto sarebbe il Sinedrio. Quindi nel Sinedrio si parlò di Gesù. Il Sinedrio nel I secolo d.C. era il più alto, diciamo così, come fosse la Corte Costituzionale, quindi il più alto diciamo, organismo istituzionale e legale per quello che riguarda gli ebrei e quindi Israele. Recita questo passo del Talmud babilonese. Vado a leggervelo perché a memoria non lo posso ricordare tutto. Alla vigilia della Pasqua ebraica, Gesù fu appeso, Gesù con la Y, perché si scrive così, Y-E-S-H-U, fu appeso per 40 giorni prima dell'esecuzione. Un araldo gridava: egli sta per essere lapidato perché ha praticato la stregoneria e ha condotto Israele verso l'apostasia. Chiunque sappia qualcosa a sua discolpa venga a difendere il suo operato, poiché nessuna testimonianza fu mai portata in suo favore, egli fu appeso alla vigilia della Pasqua. E questo è detto appunto nel Talmud babilonese, quindi un reperto storico, un documento storico, un documento legale e istituzionale ebraico riporta la testimonianza, il timbro dell'esistenza in vita di Gesù, il Gesù che viene crocifisso. A tutt'oggi le fasi storiche universalmente accettate dai vari storici della vita di Gesù, perché ormai è comprovato che Gesù è esistito storicamente, sono la nascita in Galilea, il battesimo da parte di Giovanni Battista, la creazione di un gruppo di discepoli e di apostoli, perfino la controversia del Tempio e la crocifissione. Questi sono fatti storici che sono stati per via documentale, per via testimoniale,
documentati. Ora però ci sono anche delle prove fisiche, la testimonianza, diciamo così, fisica più antica è la cosiddetta iscrizione di Nazareth. Ma inoltre ci sono le prove ormai archeologiche dell'esistenza di Ponzio Pilato, abbiamo detto, di Caifa, di Simone, di Cirene e anche della piscina di Siloe e della piscina di Betsaida, nonché i resti archeologici degli antichi villaggi di Nazareth e di Cafarno. La piscina di Betsaida, per esempio, si trova a Gerusalemme e durante gli scavi della chiesa di Sant'Anna nel 1888 sono stati ritrovate le sue fondamenta, una parte della piscina. Era detta anche piscina o casa della misericordia e lo troviamo nominata nel Vangelo secondo Giovanni 5 versetto 12. La piscina di Siloe o Siloem, come si dice, è situata ad Ofel, l'antico sito, uno degli antichi siti storici di Gerusalemme, quindi al di fuori della città moderna, ed è citata più volte nella Bibbia, non solo anche questa nel Vangelo di San Giovanni. E a quanto pare ci si recava, e quindi anche Gesù si è recato, diciamo, prima di recarsi al Tempio, ci si lavava prima di recarsi al Tempio. Quindi Gesù, passando di lì, recandosi lì per lavarsi, poi guarì il famoso cieco citato nel Vangelo. Infatti Gesù, una delle cose verificate, riscontrate in Gesù, è una capacità taumaturgica, cioè la possibilità di essere in grado di curare le persone. Attenzione che gli studiosi non danno diciamo, questa etichetta come guaritore soprannaturale, ma come una persona in grado di, come un medico, un cerusico moderno. Al momento diciamo, si fermano qua. Ma per ora mi sono limitato a portare alcuni banalissimi esempi storici, storiografici della esistenza in vita di un Gesù fisico, quindi dell'uomo Gesù. Ovviamente tutto quello che vi ho citato fino adesso sono testi studiosi non credenti, non fedeli, non appartenenti alla religione cattolica o cristiana in genere. Perché poi esiste ovviamente una marea di testimonianze, di scritti cristiani che parlano di Gesù. Questi in questo caso non li ho presi in considerazione proprio perché sarebbero contestabili da parte di un interlocutore o da parte di un non credente dicendo ma è come chiedere all'oste se fa il vino buono. Certo, lui ti dice il vino era buono. Però in questo caso abbiamo visto che storici di tutto il mondo hanno confermato l'esistenza in vita di Gesù con prove testimoniali e con prove fisiche. C'è da dire poi un'altra cosa. Una delle cose che noi spesso non consideriamo, leggiamo dei testi così e ragioniamo, leggendo questi testi, con la nostra cultura, con la cultura moderna, col nostro, chiamiamolo così, senno di poi, con la nostra logica e la nostra filosofia. Mentre i testi che si leggono, come la Bibbia, come i Vangeli, eccetera, andrebbero contestualizzati col sentimento, con la cultura, con la pratica dell'epoca in cui furono scritti. Se no facciamo l'errore di quel famoso scrittore youtuber che è Billino, dove lui, partendo da una sua interpretazione dei testi, quindi una sua traduzione e da dei suoi preconcetti, smonta praticamente tutto l'Antico Testamento, e questo sappiamo tutti che è un insieme di libri e quindi riporta anche delle inesattezze o dei racconti puramente storici, non solo religiosi, non solo riguardanti Dio. Però parte già da preconcetti diversi, non immergendo poi quello che lui traduce in quello che è un contesto storico. E vi faccio un esempio chiaro di cosa voglio dire. Noi spesso leggiamo i Vangeli e li riteniamo anche a volte un po' astrusi, dei racconti, degli esempi, delle parabole, eccetera. Non comprendiamo però una cosa. Vittorio Messori, in uno dei suoi libri famosi, Mi dicono che è risorto,
spiega chiaramente una cosa importante. Cos'è che dà veridicità ai Vangeli? Una cosa che noi non penseremo mai proprio perché ragioniamo con la nostra cultura, col nostro sentimento. Voi dovete sapere che all'epoca di Gesù, in Israele, gli ebrei, le donne non potevano né entrare al Tempio a pregare né testimoniare. Cioè a livello testimoniale non valevano nulla. Se tu commettevi un omicidio e una donna ti vedeva, la sua parola non valeva nulla. E lo stesso dicasi per i pastori. I pastori erano considerati in nulla come le donne, cioè alla stregua di un animaletto domestico, per capirsi, dal punto di vista giuridico. Quindi a quel livello lì non avevano nessun valore testimoniale. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che i pastori hanno portato notizia della nascita di Gesù, del Figlio di Dio. Le donne hanno portato notizia della risurrezione di Gesù. Allora mettetevi nei panni di questi evangelisti, che erano ferventi ebrei, perché spesso noi leggiamo nei Vangeli che loro si contrastano a volte con Gesù, perché non capiscono Gesù fa queste cose che sono ovviamente non anti-ebraiche nel senso contro gli ebrei, ma fuori dalla logica ebraica, fuori dalla condotta, dalle regole sociali, dalle regole religiose ebraiche. E quindi per uno di loro scrivere che una donna ha visto che il sarcofago era vuoto, ha visto che diciamo così, la tomba di Gesù era vuota, scrivere che un pastore enuncia la nascita di Gesù, era come che se noi scrivessimo un libro, non un racconto, un libro storico, una testimonianza, iniziando a dire che un bambino di 6 anni è venuto a dirci che in piazza del Gesù a Roma sono scesi gli alieni. Ovviamente facendo dire a un bambino di 6 anni perde quasi ogni credibilità. Diversamente, se noi dicessimo che il giudice tal dei tali, all'epoca degli ebrei, dice che è nato Gesù, oppure dice che Gesù è risorto, ovviamente avrebbe una valenza diversa. Quindi nella cultura, nella mentalità anche ristretta dell'epoca, per gli evangelisti dover scrivere questa cosa andava contro la loro natura. Era una cosa vergognosa, diciamo tra virgolette, scrivere che le testimonianze erano portate da persone giuridicamente nulle. Questo dà ovviamente, assieme ad altri testi, un patentino di veridicità, perché altrimenti uno avrebbe scritto, se avesse dovuto inventare, diciamo, la cosa, avrebbe scritto una cosa più consona al loro modo di sentire, al loro modo di vivere. Diciamo che per oggi spero di avervi dato un'indicazione dell'esistenza in vita del Gesù storico, del Gesù uomo, di essere stato sufficientemente chiarificatore. Se avete delle domande scrivetemele qua sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, mi raccomando cliccate la campanellina così restate aggiornati sui nuovi video che usciranno. Auguro a tutti voi una buona Pasqua, visto che questo video esce in perspicenza della Pasqua, della settimana santa per la precisione, e condividete il video, mi raccomando, aiutatemi a crescere. Un saluto a tutti, una buona Pasqua, un abbraccio fraterno, che Dio vi benedica, ciao da Ermanno.